Bentornati all'appuntamento con le mete del charter, il video che dedichiamo appunto alle mete che possiamo raggiungere con delle barche prese in noleggio. L'ultima volta abbiamo fatto una panoramica su 7 mete diverse, questa volta invece abbiamo ristretto molto il campo e andremo a parlare di solo 3 mete, cercando di approfondirle un pochino di più. Le isole Eolie, la costiera amalfitana e la Costa Smeralda, 3 mete molto importanti, molto belle. Seguitemi. Il bello di noleggiare una barca tutte le estati è quello che tutte le estati io posso scegliere una meta diversa. Chiaramente posso farlo anche con la barca, con la mia barca personale, però le distanze un pochino mi limitano, perché se per esempio voglio andare a fare una vacanza in Grecia, devo programmare almeno un mese, perché tra che mettiamo che io sto in nord Italia o in centro Italia, tempo che io arrivo, mettiamo anche soltanto nella Grecia ionica e torno indietro, insomma di strada ce n'è da fare. Con la barca a nolo no, perché se io prima scelgo la meta e poi scelgo la barca, ed è questo che faremo proprio in questo video. Noi vi mostreremo 3 mete importanti. Una volta che avete scelto la meta vi diremo anche dove potete andare a prendere la vostra barca. Andiamo a iniziare. La prima meta di cui vi voglio parlare è l'arcipelago delle Eolie, il meraviglioso arcipelago delle Eolie. Sono 7 isole, una più bella dell'altra, una sempre diversa dall'altra. Alicudi e Panarea sono 2 mondi completamente distanti, non hanno nulla assolutamente in comune, se non il fatto di essere 7 isole vulcaniche, e nell'arcipelago delle Eolie il fatto che sono vulcaniche voi lo sentite sempre, cioè è sempre con voi questo fatto dei vulcani. Uno, perché ad esempio se andate a Vulcano trovate il cratere che potete andare a visitare, che è ancora attivo, e trovate il laghetto di fango delle acque termali, che lo stesso è di origine vulcanica. Oppure se andate a Panarea, davanti all'isola, davanti al paesino di Panarea ci sono degli scogli che si chiamano gli Scoglietti. Voi andate lì e lì ci sono i soffioni che escono da sotto il mare e fanno tutto un gioco di bolle sott'acqua che è bellissimo, una cosa veramente bella. Lo riconoscete subito perché chiaramente tutti quanti stanno a nuotare in quel punto preciso. Per arrivare alle Eolie avete 2 basi di imbarco, Porto Rosa e Capo d'Orlando, più o meno sono equidistanti. La prima isola che raggiungete è Vulcano. Nell'arcipelago delle Eolie avete 2 marina, Marina di Salina e Pignataro. Non sono particolarmente grandi, ma non è un grosso problema, perché voi considerate che le isole sono piene di rade molto protette, per cui anche se dovesse uscire fuori una giornata di brutto tempo, cosa che è piuttosto rara, avete sempre una rada dove potervi andare a riparare, e tante volte neanche vi accorgete che dall'altra parte dell'isola invece si sta scatenando un piccolo inferno. Problemi delle Eolie. Il problema principale sono i fondali. I fondali delle Eolie non sono così. I fondali delle Eolie sono o così, dritti per dritti, a quel punto voi non potete dare ancora perché l'ancora non tiene, oppure spesso sono così, sono a gradoni. Ad esempio la baia di Levante di Vulcano, baia meravigliosa, molto protetta, però è fatta a gradoni, per cui dovete fare attenzione, perché se la vostra ancora ara e va oltre il gradone cade e voi perdete la presa e la vostra barca se ne va. Questo che vuol dire? Vuol dire che se già negli altri porti non lasciate la barca da sola, tanto più alle Eolie evitate di lasciare la barca, o mettetevi d'accordo almeno con quello che vi sta proprio a fianco che gli dia un'occhiata, perché non si sa mai. I fondali alle Eolie non sono fondali particolarmente sicuri, quello è l'unico vero problema che abbiamo alle Eolie, anche se poi le vacanze si fanno tranquillamente, voi dovunque andate potete dare ancora, usate un minimo di attenzione, tutto là. Per il resto, Marina di Porto Rosa, al quale abbiamo dedicato un video della serie Marina d'Italia, e Marina Capo d'Orlando si possono raggiungere o in macchina venendo dal nord, si scende, si fa tutta la Calabria, Villa San Giovanni si prende il traghetto e si va ai 2 porti. È una cosa abbastanza semplice, le strade sono buone, non c'è mai tantissimo traffico, è una cosa che si può fare. Soprattutto, ad esempio, io ci vado spesso alle Eolie in vacanza,
mi piace arrivare con calma, per cui io parto da Roma e mi faccio Pompei, Ercolano, Paestum, la reggia di Caserta, e piano piano me ne vado giù. È una cosa estremamente piacevole. Oppure potete arrivare in nave, andate a Napoli, vi imbarcate, oppure a Civitavecchia vi imbarcate e sbarcate a Palermo, navigate tutta la notte, la mattina dopo state a Palermo. Da Palermo con circa 2 ore state o in uno o nell'altro marina. Oppure arrivate con l'aereo all'aeroporto Falcone e Borsellino, anche lì, da lì a Marina sono circa 2 ore, poco più di quello che ci mettete dal porto di Palermo. Insomma, è una cosa abbastanza comoda da fare. In entrambi i marina avete delle situazioni comode, dei parcheggi ampi, non avete problemi a lasciare la macchina, non avete problemi a trovare tanti servizi. Quale società posso usare? Quale società di charter posso usare per andare alle Eolie? La società che oggi vi consigliamo è Barcando. Ve la consigliamo perché la conosciamo, l'abbiamo sperimentata, abbiamo visto che funzionano bene, sono delle persone molto attente, molto accorte, hanno una flotta di catamarani Bali più qualche monoscafo. Tra questi hanno il Maxus 35, un new entry molto interessante per chi vuole una barca comoda, carina, veloce e economica per fare una vacanza alle Eolie. In alternativa, tutti i catamarani della Bali, dal più piccolo al più grande. Barcando è sia flotta sia agenzia di charter, per cui anche se volete andare in Grecia potete sempre chiamare loro, che hanno le barche anche in Grecia. In Italia la loro flotta invece è divisa tra le Eolie, la Toscana e la Sardegna. E adesso andiamo a vedere la costiera amalfitana. La seconda meta è la costiera amalfitana, la famosissima costiera amalfitana, amata particolarmente da tutti i turisti americani. Qui hanno girato tanti film che hanno reso Amalfi famosa nel mondo. Per andare in costiera amalfitana si parte da qua, da Marina d'Arechi, il porto turistico di Salerno, porto che si raggiunge abbastanza facilmente o in macchina attraverso l'autostrada che dal nord arriva fino a pochi chilometri dal marina senza neanche passare nella città, oppure in treno. C'è l'alta velocità che arriva a Salerno da Roma in, se non mi sbaglio, 2 ore si sta qui a Salerno, per cui è una cosa veramente molto comoda. Ancora più comodo è da qui, da Marina d'Arechi, arrivare ad Amalfi, perché Amalfi è ad appena 6 miglia e mezzo, il che vuol dire che tante persone noleggiano la barca qui, vanno ad Amalfi, fanno tutta la giornata e la sera rientrano a Marina d'Arechi, che è un marina molto bello e soprattutto si trova proprio dentro Salerno, per cui si esce da qua e si possono fare 4 passi fino alla città. Costiera amalfitana. La costiera amalfitana è il costone nord del Golfo di Salerno. Qui possiamo vedere Cetara, Amalfi, Positano e tutta un'altra serie di piccoli villaggi, uno più carino dell'altro, sembrano tutte delle cartoline, è un posto veramente bello. In fondo a questa costiera, quando andiamo verso l'uscita del Golfo di Salerno, troviamo Punta Campanella, dove c'è un campo boy che quando io ho visitato 3 anni fa era diurno, adesso non vi so dire se è ancora solo diurno o anche notturno. Il meteo della costiera amalfitana è abbastanza semplice, qui non c'è mai tantissimo vento, ogni tanto prende e dà giù delle botte abbastanza pesanti, ma normalmente la situazione è sempre molto bella. Il Golfo di Napoli è conosciuto per essere un posto dove c'è poco vento e subito dopo il Golfo di Napoli si apre quello di Salerno, il meteo non è molto diverso. In ogni caso c'è da dire che la costiera è riparata da tutti i venti di nord, maestrale, tramontana, gregale, poi gregale addirittura viene da nord-est, per cui qui è riparatissima. È riparata anche dai venti di ponente, non completamente, però vi dico, è stata la mia esperienza, io qui mi sono venuto a riparare da una burrasca molto violenta di ponente, fuori ci saranno stati 35, anche 40 nodi, per cui una cosa piuttosto sostanziosa. Sono stato 3 giorni ormeggiato alla fonda vicino ad Amalfi, l'onda più grande era 60 cm, 50 cm, per cui non è un posto riparatissimo, ma è un posto che se vi prende una brutta burrasca da ponente potete comunque venire a ripararvi qua, anche se un pochino dovrete ballare.
Se invece mette male da sud, beh, la cosa migliore da fare è o venire qui a Marina d'Arechi, che è un posto sicurissimo, che qualsiasi vento c'è qua dentro siete perfettamente al sicuro, oppure se non volete entrare in un marina, uscite dal Golfo di Salerno, entrate nel Golfo di Napoli e lì dall'altra parte del costone che ospita Amalfi, Positano e gli altri paesini c'è Sorrento. Vi mettete davanti a Sorrento, con i venti di sud state perfettamente a posto, non avete nessun problema. Andate a visitare Amalfi perché è un posto veramente molto bello, è un posto che ha anche tanta storia. Voi considerate che Amalfi è la prima repubblica marinara. Qui hanno fatto la prima carta venduta in Europa fatta da europei, la carta di stracci. Avevano imparato a farla dagli arabi che a loro volta l'avevano imparato dai cinesi. Per arrivare in costiera, qui da Arechi potete rivolgervi a Spartivento. Spartivento è uno dei colossi del charter italiano, hanno oltre 100 barche, sono una società veramente molto importante. Questa non è la loro base più grande, qui hanno soltanto una ventina di imbarcazioni tra catamarani e monoscafi, ma essendo Amalfi un posto molto elegante, un posto possiamo chiamarlo qui hanno anche una buona rappresentanza della loro flotta Sail Lux. La flotta Sail Lux di Spartivento è probabilmente la più bella o una delle più belle flotte di lusso del charter di livello medio-alto, cioè loro arrivano qui, per esempio loro hanno 252, un Lagoon 55 e un Lagoon 65. Questa è la gamma del Sail Lux. Noi su Sail Lux abbiamo fatto 3 documentari, la sfida del catamarano in 3 puntate, dove andatelo a vedere perché capite cosa vuol dire Sail Lux e che tipo di servizio offrono. E sinceramente è un servizio veramente molto interessante per chi vuole fare una vacanza di lusso. Detto questo, passiamo alla prossima meta, la Costa Smeralda. L'ultima meta di cui voglio parlare è la Costa Smeralda, Sardegna, un posto meraviglioso, ma veramente molto bello. Penso che al mondo ci siano pochissimi posti così belli. Un posto che se dovete proprio viverlo ad agosto, vivetelo ad agosto, ma è un posto meraviglioso da vivere a giugno, inizio luglio, settembre. Sono dei mesi stupendi perché c'è poca gente e qui la natura vi riempie proprio gli occhi, ci sono dei colori veramente che vi rimarranno negli occhi per tantissimo tempo. È una cosa sicuramente da vedere, almeno una volta nella vita in Costa Smeralda bisogna andare. Se parliamo di Costa Smeralda parliamo sicuramente di Arcipelago della Maddalena, un gruppo di isole che stanno nella parte proprio a nord della Sardegna, spostato verso oriente, verso est e poco prima di entrare nelle bocche di Bonifacio. Questo qui è il regno della NSS Charter, la più grande società di charter che abbiamo in Italia. Loro qui sono veramente una corazzata, hanno 70 barche, nella loro base il marina è proprio loro di Cala de Sarti, quello che voi mi avete sicuramente sentito definire più di una volta come il marina più verde d'Italia. È un marina veramente molto bello. Si parte da Marina Cala de Sardi. Come si fa? Si arriva ad Olbia o con l'aereo o con la nave, da lì un transfer vi porterà al marina e vi imbarcate. La cosa bella di Marina Cala de Sardi è che se voi arrivate presto la mattina e dovete aspettare fino alla sera, non è che state lì a annoiarvi, è pieno di prati, ristoranti, sdraio, è tutto pensato per farvi passare quella giornata d'attesa nel migliore dei modi. Vi farete il bagno, giocherete, è una cosa veramente molto piacevole. Partite da lì e fate poche miglia, Caprera è 15 miglia, per cui passate tutto la costa settentrionale della Sardegna, passate davanti a Porto Cervo e a Cannigione e arrivate a Caprera. Caprera è un'isola piuttosto grande, è un'isola famosa perché lì c'era la casa di Garibaldi e tuttora oggi c'è la tomba di Garibaldi e ci sono delle rade molto profonde. Subito dopo Caprera trovate Maddalena. E anche lì stessa situazione, rade profonde, rade belle. Io per conoscere quella zona vi consiglio di andare a vedere il documentario che noi abbiamo girato proprio nell'arcipelago della Maddalena, di cui troverete il link nella descrizione di questo video, un documentario fatto
proprio con la sponsorizzazione del gruppo NSS Charter. Io lì vi do tutte le informazioni sull'arcipelago. Qui in sintesi vi posso dire che anche se l'arcipelago non ha una bellissima reputazione dal punto di vista meteorologico, non vi dovete fare ingannare, non è pericoloso. Qui il vento dominante è il maestrale e ci sono tantissime cale difese al maestrale. Se poi dopo diventa troppo impegnativa, basta che scendete, che tornate un pochino giù, rientrate sotto la costa sarda e a quel punto siete perfettamente protetti, neanche vi accorgete del vento forte che c'è dall'altra parte. Il problema dell'arcipelago della Maddalena sono gli ormeggi. Oddio, il problema è il parco naturale, il parco nazionale. E come tutti i parchi nazionali c'ha questo problemino che comincia a mettere 1500 divieti e che rendono la vacanza un pochino difficoltosa. Però lì la cosa è alla fine pagare la tassa del parco. Una volta che avete pagato la tassa del parco, la pagate direttamente al momento dell'imbarco con le ragazze di NSS e avete diritto anche a utilizzare le boe del parco che rientrano, non sono gratuite, le avete già pagate pagando la tassa. Per il resto nel parco nazionale vi siete obbligati ad andare a boa. Se non avete le boe, potete andare nelle marine, sono veramente tante, ci sono tante marine, sono veramente molto belle. La marina di Maddalena, a Maddalena ce ne sono 2 dentro il paese, e lì proprio state proprio dentro il paese, ormeggiate e andate a fare una passeggiata dentro la Maddalena, che è un bel posto. Altri problemi a Maddalena non ce ne sono, abbiamo detto il meteo si gestisce abbastanza bene, non fa mai caldissimo perché comunque è sempre ventilato, ci sono tantissime cose da andare a vedere. Vi ripeto, andate a vedere il nostro documentario, lì ne scoverete parecchie. Detto questo, io spero che il video vi sia interessato, spero di avervi dato molte informazioni e vi do appuntamento al prossimo video con SVN Solo Velanetti.